Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno dell'Acquario o ascendente Acquario o Luna o Venere in Acquario. Andiamo a vedere oggi, facciamo un viaggio bellissimo insieme sulla creazione della tua missione dell'anima. Cosa vuole la tua anima? Qual è questa natura che incalza dentro di te e come servire il suo alto e più nobile scopo affinché nella realtà fenomenica possa palesarsi la prosperità illimitata che concerne il tuo capolavoro di vita. E quindi oggi andiamo a rispondere a queste bellissime domande ispirate da una nostra sorella, che sono: qual è la mia vera natura? Qual è l'archetipo a cui devo tendere per incarnare e manifestare la mia natura selvaggia affinché Madre Natura possa goderne? Qual è la mia missione animica? Allora, queste domande si compenetrano l'un l'altra. Esiste la missione dell'anima, ma non è comprensibile alla mente razionale. Noi la possiamo vivere quotidianamente. Noi sappiamo quello che dobbiamo fare quando lo facciamo, non lo sappiamo prima. È qualcosa di molto profondo. E tutto ciò che viviamo ha a che fare con la missione dell'anima. Non c'è una cosa, la missione, non è una cosa, ma è una vastità di elementi, di forze, di stanze. Ecco, la nostra anima ci parla quotidianamente. Attraverso cosa? Attraverso le immagini che viviamo nel quotidiano. Tutto ciò che viviamo nel quotidiano ha a che fare con la missione dell'anima. E noi vivendolo adempiamo alla missione, senza necessità di capirlo con la mente ordinaria. Ecco, ognuno di noi ha una propria natura selvaggia che è soggiogata dalla mente razionale ordinaria che ti vuole dominabile, prevedibile, governabile, misurabile. Quindi noi qua ci adoperiamo per trascendere questo stato vittimistico, questo stato limitato della mente ordinaria e andare incontro al tuo capolavoro di vita. Lo facciamo attraverso le pratiche che facciamo insieme, attraverso le letture dei tarocchi, che sono degli strumenti straordinari per andare incontro a questa realizzazione animica, e soprattutto per tutte le ragazze nuove lo studio e la pratica, lo studio e la pratica delle discipline che vi propongo hanno a che fare con questa realizzazione. E le trovate nella mia playlist L'arte sciamanica, che sono tutti quei video, quei podcast, sono i moduli di base di apprendimento e di creazione del tuo capolavoro di vita. Allora, iniziamo insieme questo splendido viaggio. Iniziamo a vedere quello che tu devi sapere rispetto alla tua missione in questo momento, quello che tu devi sapere adesso. È qualcosa di più piccolo per la mente ordinaria in questo momento, quello che devi sapere, no? Cioè, nel senso, quello che tu puoi capire in questo momento ce lo diranno adesso le carte, perché la missione dell'anima, come ti ripeto, è enorme e si rende palese quotidianamente. Vediamo su quali punti vuole mettere l'attenzione l'anima in questo momento. Chiedo al mio sposo celeste, al mio amante mistico, di realizzare questa creazione per te, col supporto di tutti gli spiriti che mi abitano e che ti abitano. Allora, partiamo da queste due carte su qual è la tua vera natura, Acquario. Qual è la tua vera natura? Una, due. Qual è la tua vera natura, Acquario? 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 Poi ci mettiamo un archetipo, rispondendo alla domanda qual è l'archetipo a cui devi tendere per incarnare e manifestare la tua vera natura, e affinché Madre Terra possa goderne. Madre Terra o il divino è la stessa cosa, Il divino sei tu,
e la tua anima. Quando tu servi la tua natura selvaggia, la tua vera natura, servi anche il divino, e il divino serve te. Ognuno di noi ha un rapporto di unione erotica, che significa procreativa, con il divino. E quando noi procreiamo con gli dei consapevolmente, con che sono le emozioni e gli eventi, generiamo bellezza, prosperità. Invece quando co-creiamo con gli dei sociali, i miti sociali, del potere, del controllo, co-creiamo penuria. Allora, qual è l'archetipo a cui devi tendere? Ok. E poi con le bellissime carte del drago immaginale di Selene, qual è la tua missione animica? La missione dell'anima, la missione dell'anima. Qual è la tua missione dell'anima? Acquario, la missione dell'anima. Allora, in buona sostanza, cos'è che devi sapere rispetto al tuo percorso in questo momento per incarnare al meglio la missione che ti è stata affidata dall'alto, dalla tua anima, no? Video sempre valido dal momento in cui lo guardi, da riguardare più volte, da salvare per praticare, per portare nella pratica gli insegnamenti e realizzare quel capolavoro a cui stai tendendo. Allora, qual è la tua vera natura? L'illusione di Maya, e beh, è il mago della pioggia. La tua vera natura è quella di fertilizzare ogni cosa che vuoi, di far germogliare e di far crescere tutto ciò che vuoi, tutto ciò in cui credi. Il mago della pioggia, la tua vera natura è quella di essere un mago, un pioniere. E siamo con Plutone in Acquario, l'era dell'Acquario. L'Acquario ha la necessità di portare avanti una certa visione, una visione per il collettivo, una visione per l'umanità che non ha niente a che vedere con la visione limitante e castrante che ci hanno indottrinato a credere fino a questo momento, mettendoci veli dell'illusione sugli occhi e non facendoci credere nella vastità del potere che incarniamo. Quindi l'Acquario ha questo onore ed onere, nel senso ha questo onore di portare avanti questa visione incarnandolo lui stesso. La visione della verità, oltre l'illusione, è quella che tu sei un mago, siamo maghi, cioè creiamo tutto ciò che viviamo, ma non lo crei. Dove sta l'illusione? Che il mondo odierno, anche con la psicologia da bar che va in voga in questo momento, anche sulla legge di attrazione un po' più riduttiva che va in voga in questo momento, e il senso è non lo crei tu in qualità di soggetto, individuum distinto e separato dal tutto, ma lo tu crei sempre insieme a qualcun altro. Questo qualcun altro deve essere il divino e non gli dei sociali. Gli dei sociali hanno a che fare con il principio che tu hai il potere su ogni cosa in qualità di soggetto distinto e separato dal tutto. Cosa vuol dire questo? Che le tue azioni sono volute da te, da solo. Non è così. Non è così. E hanno ogni tua azione, ogni tuo pensiero, ogni cosa che pensi, che fai, che dici, ha un effetto bomba su tutta l'umanità. Perché non sei distinto dall'altro, ma non separato. Non esiste l'uno in natura. Tu non sei uno, non esiste l'uno. Tu non hai, ti chiedo, hai mai visto una rosa? No. Tu hai visto quella rosa, quella rosa, quella rosa, quella rosa, quella rosa. Hai visto una pluralità di rose. Uno in natura, una rosa non esiste. Come noi come individuo, io o tu, distinto e separato, non esistiamo. Siamo diverse io e te, ma non siamo separate. Quindi quello che la realtà, la società odierna ci fa credere, l'illusione di Maya, è quello che creiamo da soli. No, noi creiamo con un codice narrativo.
Questo ve l'ho spiegato bene nel video Fiamme gemelle, anime gemelle, il secondo video, dalla Kabbala al buddismo al mito. Noi creiamo o con il codice narrativo del divino, quindi con gli dei, il mago, oppure creiamo con il codice narrativo degli dei sociali, falsi miti, falsi profeti, di cui parlava anche la Bibbia. E quello è la vittima. Quindi la tua vera natura è quella di uscire dal ruolo di vittima, avendo consapevolezza di creare con il divino, metterti in stretta relazione col tuo amante mistico, sposo, sposa celeste o angelo custode o spirito guida, chiamiamolo come vogliamo, ogni tradizione ha dato poi il suo nome, e fare il mago. Cioè fertilizzare. La pioggia cos'è? La pioggia fertilizza, la pioggia nutre la terra e permette ai semi di sbocciare. La tua vera natura è quella di mettere dei semi all'interno della tua coscienza e quello della coscienza collettiva e innaffiare quei semi con il tuo esempio, dei semi di risveglio. Oltre l'illusione che ti ho parlato prima. Tutto è vacuità, tutto è vuoto. La realtà appare e scompare, non esiste una realtà oggettiva. Come dicono i buddisti, la realtà è citta maya, cioè inganno della coscienza. Tutto appare e scompare, appare e scompare. Tutto è un sogno. È un sogno della coscienza. Tu in questo momento stai sognando mentre mi stai guardando. Stai sognando da sveglia. Poi quando andiamo nel mondo onirico sogniamo da dormienti, ma stiamo dormendo sempre fin quando non ci svegliamo. Ecco perché una buona pratica è anche quella di dire, questo ve lo dico spesso durante la giornata, sto sognando, sto sognando, sto sognando, sto sognando, sto sognando, sto sognando. Quanto più tu ti dici sto sognando, alla fine tu ti svegli. Ok. Vediamo qual è l'archetipo a cui devi tendere per incarnare e manifestare questa natura. Il mago, anche qui è uscito il mago. Il mago l'illusionista, vedi? Allora, l'archetipo a cui tendere affinché tu possa incarnare questa consapevolezza che ti ho detto è andare al di là delle convenzioni, dell'eccesso di formalità e delle condotte prestabilite, cioè proprio il tuo archetipo. L'acquario è un anticonformista. E siccome è dominato sia da Urano che è il rivoluzionario e anche da Saturno, l'acquario, c'ha sempre questa cosa, voler tenere fede a certe tradizioni e volerle rompere allo stesso tempo. Quindi si trova spesso teso in queste due polarità. E portare Saturno è la disciplina anche, no? Alle tradizioni, cioè è anche la disciplina Saturno. Disciplina come si risolve l'arcano, in questo caso dell'acquario, affinché possa andare al di là delle convenzioni, dell'eccesso di formalità, nessuna formalità, e al di là delle condotte prestabilite. Saturno e Urano sono i due pianeti che dominano l'acquario. Saturno è la disciplina. Disciplina è in cosa? Nella rivoluzione, Urano. Disciplina nella rivoluzione, disciplina nella riforma, e così si congiungono Saturno e Urano. Disciplina nella riforma che ha a che fare con questo postulato imprescindibile, andare al di là dell'illusione, della mente, che esiste una realtà oggettiva, che non si possono cambiare le cose, no, e fertilizzare con questa consapevolezza il fatto che siamo tutti co-creatori della nostra realtà. Ok, adesso vediamo le carte del drago immaginale rispetto alla tua missione dell'anima, a missione animica, cosa ci dicono, e ci daranno anche la pratica da utilizzare affinché questa consapevolezza viaggi insieme a te e ti faccia andare al di là dell'illusione e possa realizzare la tua magia. Ok. La ribellione, non ci posso credere. Cioè, guardate come si parlano, è straordinario. Ho appena finito di dire Saturno, disciplina nella riforma, disciplina nella ribellione. La ribellione, il ribelle, il ribelle, il ribelle. È fiero di essere ribelle. Qua abbiamo anche un gufo, credo che sia questo, no? Rappresenta anche la notte, i valori ribaltati, ribaltare la visione.
E quindi la tua missione animica ci risponde con una bellissima ribellione. Sei nato per essere un ribelle. E devi fartene capace. La ribellione rispetto a cosa? Rispetto al senso dell'illusione. La realtà è un sogno, è illusione, Maya, non esiste nessuna cosa prestabilita, niente scritto sulla pietra, tutto cambia, tutto è vacuità, tutto è vuoto, lo dice anche la quantistica. Ribellarti è un ordinamento precostituito che ha a che fare con il vittimismo. Ok, leggiamoci adesso la carta della ribellione che ci darà delle bombe sicuramente, oltre a quello che è già uscito. La carta numero 11. Che ha anche a che fare con la forza, no? Dei tarocchi, quindi il coraggio di essere ribelli, seguendo il cuore. 11. Allora, eccola. Allora, la ribellione è una forma dell'amore. Ti ribelli quando qualcosa ti sta a cuore. Ti ribelli in nome di chi ami. Ti ribelli per volontà di comunione e partecipazione. La ribellione è un'energia spirituale, una forza dell'anima. Avendo perduto il tempo paradisiaco delle origini, che è da identificare come uno stato della coscienza e non come un tempo cronologico, l'umanità cerca di ritrovarlo nel mondo attraverso l'uso di leggi, di norme, di regole. Con questo però non solo non ritrova lo stato di coscienza non duale, l'unità, l'armonia primordiale, ma in verità se ne allontana sempre di più. Per usare il linguaggio dell'ognosticismo, cioè il cristianesimo esoterico dei Vangeli apocrifi, norme, leggi e regole sono gli arconti, figli di un funesto demiurgo. La ribellione è una forza dell'anima che punta a dissolvere il potere illusorio dell'arcontato. La ribellione non è rivoluzione. La rivoluzione punta a sostituire un potere esterno con un altro potere esterno. La ribellione è il risveglio del potere interno. Poiché la prima, cioè la ribellione, la rivoluzione, poiché la rivoluzione è principale barriera di contenimento, è costituita dalla mente, innanzitutto ci si ribella alla mente, in nome dei valori dell'anima. Cioè la prima cosa a cui ti devi ribellare è la tua mente, in nome dei valori del cuore, dell'anima. Il ribelle, proprio come il poeta, è un essere che senza antitesi, senza rabbia, senza antagonismo e rancore, ma con la bellezza, il sorriso e l'amore, trova il modo di ristabilire l'equilibrio tra il proprio mondo e la natura. Egli ritrova le armonie cosmiche e vi si reimmerge. Da quel momento non deve più lottare per realizzare ciò che vuole, le cose vengono a lui. Il responso del drago. Questa carta ti indica la presenza di una situazione che non va e a cui devi ribellarti. Non devi farti andare bene qualcosa che non accetti, devi piuttosto attivare la tua capacità decisionale. Quindi, rispetto a quello che stiamo chiedendo, la missione animica che ha a che fare con essere maghi, oltre l'illusione, andare al di là delle condotte prestabilite, andare oltre le convenzioni, l'eccesso di formalità, ribellarti per qualcosa che vedi che non è giusto, che non è per qualcosa, no? Allora devi prendere la decisione di essere chi sei. Allora tutte le meditazioni, le pratiche che faccio fare sul canale, quelle meditazioni brevissime, servono a prendere proprio in pieno questo percorso. È tutto il lavoro che facciamo sul canale. Ora, qua ci dà l'esempio per la buona riuscita, la pratica, e ci dice: in una postura meditativa, sdraiato sulla schiena o seduto sulla sedia nella posizione del faraone, cioè piedi a terra, schiena dritta, mani rivolte verso l'alto appoggiate alle cosce,
oppure anche seduto a gambe incrociate, rilassati profondamente. Rilassati profondamente facendo 10 respiri dal naso, leggermente più profondi rispetto al ritmo spontaneo della respirazione. Cioè devi fare, non so se praticate yoga o avete fatto meditazione, il respiro Ujjayi è questo. Ok? Poi contempla la tua situazione e chiediti: mi sto facendo andare bene questa situazione? Oppure sto scegliendo liberamente? Se scopri che la situazione non ti va bene e che hai difficoltà a scegliere perché sei trattenuto dalla mente, che pretende di calcolare il tuo vantaggio e il tuo svantaggio aderendo ai principi dell'arcontato, cioè se pensi che stai facendo una cosa perché secondo devi fare così, perché le leggi, le norme, o perché secondo gli altri devi fare così, eccetera, eccetera, fai altri 10 respiri profondi consapevoli, immaginando una luce che attraversa il tuo corpo. In questa luce e per mezzo di essa risveglia dalle profondità del tuo corpo l'energia che ti serve per vincere gli arconti, cioè le norme, le leggi, il devo fare, il devo essere. L'animale connesso alla meditazione è il gufo, quello che dicevo qui. Visualizzalo all'inizio e alla fine della tua meditazione. Ok? Quindi fate questa pratica, immaginate questa luce e spaccate via gli arconti, le leggi, le norme, che è quello che ha a che fare con la tua mente. La ribellione contro la tua stessa mente porta all'eliminazione dell'illusione, a generare il mago, andare al di là delle convenzioni e generare la tua prosperità in tutti gli ambiti, realizzando il tuo capolavoro di vita. Sia all'inizio che alla fine immagina il gufo, perché è un animale di potere che ha a che fare proprio con questo, con il ribaltamento della visione di cui ti parlavo prima. Ve ne ho parlato anche nella favola di potere della Diana X, che trovate sempre sul mio canale nella playlist L'arte sciamanica. Adesso la tua missione è quella di essere il custode del gufo, cioè il custode di colui che ribalta la visione. Oggi è vincente chi lascia la propria casa per entrare nel bosco dove il gufo sorveglia i passi di tutti, conosce i sentieri, vede le orme e decide chi può proseguire e chi si deve arrestare. Tu avrai un grosso potere una volta che fai questa pratica, decisionale. Non ti lascerai più essere preda della tua mente, degli arconti e delle leggi, avendo un potere decisionale impeccabile. Grande potere, grande maestria e magnetismo, lo stesso potere del gufo, della notte, del femminino, dell'eterno femmineo, che è un potere magnetico. Wow, ragazze mie e ragazzi, che bombona, lo sapevo che usciva una bombona così sull'acquario, non ho dubbi, non avevo dubbi. E rivoluzione, ho detto prima rivoluzione, ma è ribellione, no? La differenza l'abbiamo capita, la rivoluzione è quando ci agitiamo contro un potere esterno e poi lo sostituiamo con un altro potere esterno, la ribellione è all'interno. E quindi il mondo fuori è una proiezione della tua interiorità, ribellandoti all'interno contro la tua mente, che sono gli arconti, le leggi, eccetera. Noi creiamo il nostro capolavoro di vita. Detto questo, ragazzi miei ragazzi, io concludo qui, ti abbraccio profondamente, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua.